Okay, let's start. Cominciamo. Do we hear each other or it's even too loud? It's okay. Ci sentite o il volume è troppo alto? It's okay. Va bene? Va bene così. Okay. My name is Dusan Breitz, as you have probably seen in the leaflet. In my life, I did a lot of things within wine, everything from cleaning the vessels to being commercial director, tasting all over the world, buying, selling wines. So probably everything that's possible to do within this sector. Allora, mi chiamo Dusan Breitz. Breitz, that's fine. Scusate la pronuncia slovena. Okay. E praticamente nella mia vita ho fatto tante cose nel settore del vino, dal lavare i contenitori fino ad essere direttore commerciale, degustazioni in tutto il mondo, ho comprato e ho venduto vino, ho fatto praticamente qualsiasi cosa nel mondo della vitivinicoltura. And so this tasting today gonna be a kind of rock and roll. E questa degustazione oggi sarà una sorta di rock and roll. Because you've seen that the wines that I've selected are put in solo, in pairs, and there we have one in a triple flight. Allora, vedete la selezione che ho fatto oggi sono praticamente o in coppia o una selezione di 3 addirittura e uno solo. Mm-hmm. Okay. A little bit more? Okay, that's fine. I guess that would be about enough because it works. Yeah. I try to give a little bit more wine in the glass because I will ask you afterwards for some wines to empty the glass and to smell the empty glass without wine. You will see why afterwards, but just to know that keep the wine in the glass as long as you can. Allora, solo per dirvi, ho chiesto appunto di versarvi del vino e tenete il vino nel bicchiere quanto più possibile, perché poi vi chiederò di annusare il bicchiere vuoto, capirete dopo il perché. The basic message of this tasting, besides showing you one and only wine, which could be misleading because one and only could mean ottimo, could mean super fantastic, fine, premium, ultra premium, or the sublime wines. But that's not the main purpose of this tasting, to show you the best of the best, but to show you what Slovenia can do. And I will do some marketing input just to let you know what's going on in our country lately. Allora, vedete, in questa degustazione di oggi cercherò di, non è una degustazione canonica, ma come vedete la selezione è stata fatta a coppie e a 3 vini e l'obiettivo non è solo quello di farvi vedere il meglio del meglio, cioè un vino solo alla volta che sia ottimo, fantastico, sublime, non è solo quello l'obiettivo di questa degustazione, quello che voglio farvi vedere oggi è quello che la Slovenia sa fare e vi darò anche degli input di marketing per darvi anche un panorama sulla situazione marketing e commercializzazione del vino. Okay. The other message is, if you've been tasting at international tastings, how many times did it happen that the first wine, the first day, in the first flight, got a grand gold? In my 40 years experience, I don't remember that it happened. Allora, se presumo siate stati a degustazioni internazionali e vi chiedo di ricordarvi quante volte il primo vino presentato alla degustazione, il primo vino del primo giorno della prima tornata di degustazioni ha ottenuto un premio. Pensateci. It didn't happen or very, very seldom. Non è mai successo a me o è successo molto molto raramente. And why? Because we don't have the confidence, we don't have the guts to give the grand gold
to the first wine, first day, because we didn't have enough of, as the French would say, point de repère. We didn't have the comparison to have the courage to do it. E perché? Perché non abbiamo la fiducia, non abbiamo quasi il coraggio di premiare il primo vino del primo giorno, perché, come direbbero i francesi, non abbiamo i point de repère, i punti di riferimento, non abbiamo termini di paragone. Il secondo vino, prego, subito. Ok? Mm-hmm. Ok. And why is that so? If you think like we have in front of us a very good wine or exquisite wine, excellent wine, and usually when it happens, no matter if we are professionals or we are just a novice, somebody who started with wine, we would usually agree about this wine. So what I'm driving at, that wine has a very strong intuitive component. The quality, and that's my second important message, we have to stick to the debate of quality. Issue of quality should be primordial, should be one and only. We should never skip the debate of quality and use the word style instead. Allora, e vediamo perché questo accade, perché per quanto ottimo, buono, squisito, sia che a prescindere dal fatto che siamo professionisti o che siamo appunto nuovi nel mondo del vino, chiaramente possiamo essere d'accordo sul fatto che sia un ottimo vino, possiamo essere d'accordo sulle qualità e questo è un punto. L'altro importante messaggio che voglio darvi è la qualità. La qualità deve essere sempre la priorità assoluta. Non bisogna lasciarla da parte in nome del cosiddetto stile. Adesso vedremo il perché. The two famous professors from US, Amerin and Ressler, have said the quality of wine is easy to recognize but difficult to define. Allora, due importanti professori americani, Amerin e Ressler, hanno appunto affermato che la qualità del vino è facile da riconoscere perché c'è una componente intuitiva, ma è difficile da definire. Those two professors have studied aesthetics of wine, of the liquid, not of the looks. E questi due professori hanno studiato l'estetica in senso filosofico del vino, quindi il liquido, non l'aspetto o tutto quanto c'è intorno. In this aspect, the first Congress of Wine and Philosophy was in London in 2004, and two books came out of this Congress. Allora, il primo convegno sul vino e la filosofia si tenne a Londra nel 2004 e a seguito di questo evento furono pubblicati 2 volumi. So, the philosophers, of course, have their own topic, and its quality and beauty as a two closer attributes of the wine aesthetics. But, yeah? I filosofi ovviamente sono padroni della materia e ci si può chiedere se la qualità e la bellezza sono due attributi affini nell'ambito del vino. So why did I present those two wines, the pit nut and a serious sparkling wine? Perché ho presentato questi due vini, un vino appunto bollicine e un vino più brutto di sé. Usually we would take the classical one as a first sample, and then the pit nut, people say, oh, it's just a vogue. It ain't gonna last. Allora di solito si prende un vino che è proprio classico e poi l'altro di paragone che di solito si dice ma sì, è una moda del momento, non durerà. But when we sell those two wines, price-wise, they are close. Allora, mettendo a confronto questi due vini, da un punto di vista del prezzo, sono simili. The classical sample of the sparkling wine, the Slapshak, is made by the Frenchman who lives in Slovenia and knows everything about enology and sparkling wine production.
Allora, il primo Slavčák è prodotto da un vignaiolo francese che vive in Slovenia e sa tutto di questo settore. So if we look for the quality attributes of this wine, it would be easy to say that it follows a certain finesse and let's say quite a relative nose, a neutral nose. The brioche is medium kind of expression, but in general terms it's elegant and quite fine. Da un punto di vista di qualità al naso si sente una finezza, appunto un naso relativo e si sente un po' la brioche e è elegante. I think, yeah, go on with the three. Tutti e tre. And with the pet nut, of course, there's a residual sugar, and it would. And so it's the first question would be, of course, you have first to taste the dry wine because otherwise you're kind of blinded with the fruit and sugar of the second one. Ovviamente bisogna cominciare da quello secco, altrimenti si è come accecati dalla nota di fruttato e di zuccherino del secondo, che in realtà è il primo. But if we talk about the quality of aroma, it would be kind of strange to say that there is an important difference. Why shouldn't we allow ourselves to accept the aroma of a pit nut and say, well, why would this wine not have the quality attributes? Allora, parlando di qualità dell'aroma, sarebbe appunto abbastanza strano dire sì che c'è un'importante differenza, ma perché dobbiamo accettare e dare per scontato l'aroma del pet nut? In the years to come, we do not know whether pit nut will be just a passing vogue or it will stay as a sales category. Allora, guardando al futuro, nei prossimi anni, non sappiamo ancora se il pet nut è giusto una moda del momento oppure è un vino destinato ad avere un posto nella commercializzazione. Just do it, yeah. And we just go with the wines because it will take a lot of time to pour them. Con i vini perché ci vuole un po' di tempo. Okay, that's it. Thank you. If there is any question or any wish for a comment, feel free to do it anytime. Se ci sono domande o se volete fare dei commenti, delle osservazioni, sentitevi liberi di farle in ogni momento. If I would know how to answer, I will. If I don't know, I will simply say I don't know. Se so la risposta sarò ben felice di darvela, o se non la so vi dirò candidamente che non lo so. And then we find somebody who would know about it. E magari troviamo qualcuno che vi può rispondere. We will follow now with the three wines that are poured now. So just wait to have all the three in your Allora, glass. adesso versiamo i tre Yeah, vini I know, che seguono, yes. ma aspettate che vengano versati tutti e tre. Any comment or yeah? Commenti, osservazioni? Intanto volevo complimentarmi per il motivo dell'assaggio, che se assaggiamo sempre i migliori sono quelli che poi non vendono, ma non ha importanza. So thank you very much for this selection, because if we only taste the best, they're not necessarily the ones that sell more. Ecco, sono un giovane enologo, l'anno prossimo ho 55 anni di lavoro, mai lavorato, sempre divertito, e volevo imparare qualcosa, sto facendo. Next year I'm La mia celebrating domanda, 55 il primo, years as il an pet artist, nut, and va the pet venduto nuts, così torbido oppure is viene it pulito? is it sold like this, not Yeah. transparent, Trovo or delle is note it filtered? molto particolari, There are molto very interessanti, special and però- interesting notes, but this is my question. Yes. If we talk, Cioè, immagino che questi sono fatti tutti con lieviti, a parte gli indigeni, They're sono tutti always, Saccharomyces questi. Saccharomyces, yes. senza dubbio, say yes, Absolutely. yes. The pit nut is the yeasts are indigenous, of course.
Sì, questo Per il Petnat because i that's lieviti sono indigeni. that's how they do it. Lo Everybody. fanno così dappertutto. Of course, the sparkling wine is in a selective yeast form. Ovviamente per i vini bollicine ci sono lieviti selezionati. We have a wine law, a wine act in Slovenia that actually demands that the wines are crystal bright. C'è una legge in Slovenia che impone che i vini siano trasparenti. But our legislation is the same as EU anywhere. Ma il nostro ordinamento è armonizzato con quello dell'Unione Europea. Petnat is not yet introduced into wine legislation in Slovenia, Il Petnat non è ancora inserito nella normativa vinicola in Slovenia, but I can tell you that, let's say, Austria in 2018 did put the Petnat and the orange wine into their legislation with just a few briefly demands. ma nel Brief 2018 demands. l'Austria ha inserito il Petnat e anche il vino aranciato nella legislazione, inserendo però delle richieste particolari. So even this wine, the Petnat, is produced by a well-known winemaker, enologist in Slovenia, who first worked for the bigger cooperatives and then went on his own. Allora questo Petnat è prodotto da un grandissimo vinaiolo ed enologo che ha lavorato per le più grandi cooperative e poi si è messo in proprio. Ha lavorato in vigna prima. So he works in the wineries first. Yes. So what? Translate the Italian questions Oh, in English. sorry, for us? sorry. Ah, I didn't know there was yeah. someone in the You're right. audience who was not Italian. Sorry, I will. Mhm. He wants to know to translate the question No, of the Mr. next questions. I thought so because now you've already given the answer. Okay. How did you find those two wines? Come avete trovato questi due vini? Well made, 100% clean nose, aroma structure fine, La struttura dell'aroma è fine. some elegance in a sparkling, classical sparkling wine. E dell'eleganza nel vino bollicine classico. In Slovenia we say penina. Penina means spuma, means mousse, means In foam. Slovenia noi diciamo Foam, appunto yeah. penina, che vuol dire spuma. But penina is an official term. So if you write in Slovenia, if you see on a label, penina means it has to be Slovenian, it has to be quality wine, and of course it has to be produced or in a classical by classical method or by keep close, by tank method. Allora, se penina è anche una dicitura ufficiale in Slovenia e se lo trovate sulle etichette vuol dire che il vino è sloveno, il vino è di qualità o il vino è prodotto con metodo classico oppure in contenitori d'acciaio. Every quality wine is labeled by a special number which tells that the wine was obligatory tasted, that chemical analyses were made, and that the traceability goes from the wine to the very end, to the grape. That's Allora, obligatory. Per i vini di qualità in Slovenia è riportato un numero. Questo numero praticamente dice che il vino è stato obbligatoriamente assaggiato, sono state svolte le analisi chimiche e c'è una tracciabilità totale, quindi andando a ritroso dal vino fino alle uve. This classical sparkling wine is now coming actually from a region that was in the last 50 years not known for the high quality wines. Usually we had simple, drinkable, potable wines without much merit.
Allora, il secondo vino, l'Abshak, viene da una regione che fino a 50 anni fa non era nota per i vini di qualità, ma era conosciuta per vini molto bevibili, molto semplici. And in the last 10 years, with a lot of knowledge that came into the region, things have changed completely. E negli ultimi 10 anni, grazie a tutta la conoscenza di cui la regione ha beneficiato, le cose sono cambiate drasticamente. We had flying winemakers, of course, in Slovenia as well. Flying winemakers, flying consultants. Abbiamo ovviamente dei consulenti per la vitivinicoltura in Slovenia. But there's a generation change. So c'è stato un cambio generazionale. So that's why there's a lot of things going on in a very positive, quality way. Ecco perché, appunto, grazie a questo cambio generazionale le cose stanno cambiando in maniera molto positiva. Do we all have the second flight, the three wines together? Abbiamo tutti il secondo, Yeah, you too there? la Okay. seconda selezione. So what's the point of those three wines? Allora, qual è il punto di questi vini? I said it must be a wine destination if we can present you those three wines. What did you say? It must be a wine destination for Sauvignon Blanc if Ci deve we essere present una those three wines. destinazione per questi Sauvignon Blanc se appunto ve li presentiamo. The first wine, Grof, Il primo, Grof, it's a new project, like 40-45 hectare business project. è un nuovo progetto, sono 40-45 mila ettari. So it's not the question of old tradition, you know, the history, the family operation, etc. Quindi non si tratta di antiche tradizioni, di tradizioni familiari, eccetera, eccetera. Somebody who had the means decided to do a contemporary business wine project in Vipava, Skardulina. Allora, quindi qualcuno che aveva i mezzi per farlo ha deciso di mettere in atto questo progetto in questa specifica regione. I dare say that this Sauvignon Blanc, as a young sample, could be sold anywhere in the world as a serious contemporary varietal. Allora, il Sauvignon Blanc può essere venduto in tutto il mondo come singola varietà. The special thing from our experience is that the aroma is no doubt varietal, typical. Senz'altro l'aroma è tipico della varietà. But before, let's say 20-30 years ago, the Sauvignon Blanc in Slovenia was more on a green side. Ma prima, tipo diciamo 30... Like fresh grass, you know, cut, and elderflower. We didn't have these tropical aromas that are present within this wine. Fino a 20-30 anni fa era più di erba appena tagliata, non c'era questa nota così tropicale che invece c'è adesso. And that's why we think the knowledge did a lot of good to make our Sauvignon Blanc expressive. Ecco perché pensiamo tutta la conoscenza che è stata sfruttata è stata molto positiva per migliorare il nostro Sauvignon Blanc. There is a stand there at Vinitaly, and the brand is Verus, and they do the Sauvignon Blanc on the northern side of Slovenia. And Angela Muir, master of wine, she said one day, well, Slovenia is a New Zealand in an old world. Allora c'è uno stand che è Verus qui nell'area della Slovenia e fanno Sauvignon Blanc nella parte settentrionale della Slovenia. Angela Muir ha appunto affermato che la Slovenia è la Nuova Zelanda. And Jancis Robinson wrote that this Verus Sauvignon Blanc is a wine of the week. That's her selection done often. Of the week, of the, you know, the wine of the week. Like allora, Robinson invece ha scritto che questo Sauvignon Blanc di Verus appunto è il bianco della settimana. So the
media sample in the middle, Evi Simčić, Quello in mezzo, Edi Simčić, is completely the other side of the story, which means oak did the work. è tutta un'altra storia, quindi qui il rovere ha fatto il suo lavoro, The ripeness is obvious, la maturità è ovvia and usually when we get those two, the aroma and the expensive oak together, the prices burst as well. e di solito quando ci sono tutti questi elementi, l'aroma e il rovere, quello pregiato, il prezzo aumenta. And here we are at about 30-25 euro retail. E qui al dettaglio sono 30-35 euro. I've seen your. You want to say something there? Voleva dire qualcosa? Oh, we can't hear you. Potete passare il microfono per cortesia? Sì, ma parla al microfono così ti sentono tutti e io ti traduco. Volevo dire una roba che non è Steierska, Vino Grof è stato E Vipava. Siamo di Schmaier, Di Vipava. di Pava. Sì. I just wanted to say that the Grof wine is Vipala. It's a wrong. There's a mistake It's true. in the It's leaflet. a mistake there. You're right. I'm sorry. And I'm referring to the area. I haven't noticed that. Mi dispiace, non ci avevo fatto caso. Things like that can happen. Grazie. But it won't change the. It won't change the idea. Non cambia però l'idea di fondo. So the third wine Il terzo vino is the Sauvignon Blanc 1986, as è obvious. Sauvignon Blanc 1986. Now, why did I present this wine in those three in this flight? Perché ho presentato questi tre vini in questo ordine? You have to take the 86 from a historical point of view, because at that time the wines were meant to be drunk in volume. Allora bisogna mettere questo vino in prospettiva storica, perché all'epoca, nel 1986, i vini venivano fatti per essere bevuti in quantità. In 84-82 the first Australian South African wines came to London Fair. Nel 1984-82 alla fiera di Londra vennero presentati i primi vini australiani e sudafricani. And the aroma was so pungent that we from the old world thought that something is wrong with those wines. E l'aroma era così pungente che si pensò che c'era qualcosa che non andava con questi vini. This wine was definitely produced in a regular way, but it is, as it says, Spitlis, a late vintage. Pozna Targato in Slovenian, and it means that definitely the ripeness of the grapes was higher. E questo vino è stato prodotto in maniera tradizionale e è stata una vendemmia tardiva e quindi le uve erano più che mature. Of course, it is a special aroma which you might like or dislike. Un aroma particolare, può piacere o non piacere. But we cannot deny that the varietal character is there. No doubt about it. Ma non possiamo negare che il carattere della varietà ci sia, non ci possono essere dubbi. So, this brings us back to destination. E questo ci riporta alla destinazione. Any comments? Osservazioni? And we just go on with the next flight. E continuiamo con il prossimo, Just one after the other. uno dopo l'altro. Yeah, because yeah, time is running. Perché il tempo vola.
When I went to Sauvignon Blanc Concours Mondial de Bruxelles, it was in 2020. Allora, sono stato 2022, yeah. Sono stato al concorso mondiale di Bruxelles. It was in per Portugal. Sauvignon Bianco, che era il 2022. We've got a similar wine like Edis Incit, so the pungent ripe nose plus oak. E avevamo un vino come quello di Sinčić, quindi un olfatto pungente su invecchiato in rovere. A lot of aroma. Molto profumo. And then we were asked where this wine come from. E ci è stato chiesto da dove viene questo vino. And we thought it must be a New World because there's such a pungent aroma profile. E pensavamo fosse un mondo nuovo perché c'era questo profilo all'olfatto molto forte. At the very end we learned that those wine came from Steiermark. E alla fine ci è stato detto che questi vini erano di Steiermark. So what this kind of similarity means today, it means that we have bigger problem at the high-end wines because the wines are getting similar. E che cosa ci dice tutto questo? Che i problemi più grossi sono quelli dei vini, per così dire, più pregiati, di altissima qualità, perché stanno diventando tutti un po' troppo simili. And you can't say no more, at least I can't do that by saying this is a kind of style, it's already meant that it comes from somewhere. E appunto non si può dire basta così, è un tipo di stile che ha una sua riconoscibilità. I'm not saying that there is no sense of place and terroir, of course there is. Non sto dicendo che non ci sia nessun posto che attiene al territorio, al terroir, ovviamente c'è. But we shouldn't have any prejudice on whether a certain wine is from there or there, because frankly it can come from a lot of different regions or origins. Voglio solo dire che non dovremmo avere alcun tipo di pregiudizio riguardo alla zona di produzione, nel senso che può venire da qualsiasi tipo di regione, da qualsiasi area. This 86 Sauvignon Blanc, the cork was changed in 2007. Allora, per il Sauvignon Blanc del 1986 il tappo è stato cambiato nel 2007? Yes. Nel 2007. So every time we change a cork is stamped by the vintage, by the year of the change of cork. E ogni volta che si toglie il tappo, poi il tappo viene denominato con l'anno in cui si cambia. So that the buyer would at least know how safe the buying action is. In quanto l'acquirente deve avere informazioni anche sulla sicurezza di questo vino. And now we go on with the third flight. Continuiamo con il la terza selezione. I dare say that at the end of the tasting, if you empty the glasses of those 3 Sauvignon Blanc and you smell the empty glasses, it will be even more obvious Se alla fine della selezione svuotate i bicchieri di questi 3 Sauvignon, che cosa vi verrà ancora più ovvio da notare? It will become obvious how very stable and varietal this 37 years old wine is. E diventerà, capirete ancora meglio quanto è stabile, quanto è legato alla varietà questo vino che ha 37 anni ormai. And by the way, I've asked just a few hours ago
what would be the retail price for the Sauvignon Blanc 86? Do you have any idea how Allora, much? qualche ora fa ho chiesto quale potrebbe essere il How much prezzo. would you pay for a wine like that? Il prezzo del Sauvignon dell'86, secondo voi quanto può costare? Quanto paghereste per 6 un Sauvignon euro dell'86? or 60 euro or 600 euro? 60, 600? For surely not 600, but you're right. 600. You're very right. I heard it that it's about 60 euro retail. Sì, The way you said. mi hanno detto che al dettaglio sono circa 60 euro a bottiglia. 60 euro per bottle. Yes. Retail. Allora, volevo dire, i tre Sauvignon, Can you The translate that? 3 Sauvignon il secondo, wines. che probabilmente è quello più caro, The second is the most expensive, probably. per me non è il massimo perché viene rovinato proprio dalla rovere. It is not the best of the best because it is affected by the oak. Un po' troppo alcol e il rovere che mi va a rovinare la finezza del Too much prodotto. alcohol and the oak actually disrupts the original taste of the Forse tra un variety. paio d'anni migliorerà perché salterà fuori ancora il vino c'è. Perhaps in a couple of years it will improve because the wine is there. Complimenti per il primo. Congratulations on the first. E il terzo è così da Passato. divertirsi. Number 3 is like fun. Fantastico. Yeah. I agree with you. Sono That's, d'accordo. that's nothing to add. It's true. It depends of personal preference, you know. Non c'è niente da aggiungere, sono totalmente d'accordo, dipende un po' dalle preferenze personali. You know well that with a little bit of oak, you can give higher price to the customer. That's no doubt Quindi about con it. un pochino più di narrazione, di storia, il prezzo può aumentare. Not in every market though, but at some markets and locally in Slovenia, there's still a certain preference for oak. I don't know even why, but it goes like that. So myself Così usually il prezzo find aumenta, non in tutti i mercati, in Slovenia certamente è così. I complain very often writing for the magazine Vino that our producers should use less oak than they do at present. But it all depends on a producer. We can't just say that in general. Scrivo sul giornale Vino e spesso mi lamento del fatto che i nostri produttori usano troppo rovere. No, ecco, So that il the primo things ha fatto una selezione e hanno fatto We wait a loro little bit. molto Okay. particolare. The first E is quite secondo, peculiar in terms data of idea, selection. hanno voluto strafare con la gradazione, Il secondo? sì, e poi anche Wine andarlo a number rovinare 2, sul there was rovere. too much alcohol and then it was disrupted by the oak. Mezzo grado in meno e così, altrimenti vendono Half fra a degree 3 anni. less or in 3 years, that could be ready in 3 years. Very likely. Yeah. Assolutamente. Yeah. You know, with if I may add, at such a debate, what is more or less or acceptable or less acceptable, I usually quote another American professor. He said the quality of wine is a learned response. In fact, it's very true. Now, a learned response could be a very smart one, or just the one that we learned by the experience. The way we are taught about wine, like, you know, Wine and Spirit Education Trust, they do it in a methodical way, so they have to talk about style, they have to talk about types, because they say, well, we have to bring people to a situation, you know, that they can grasp the wine, they can understand it in an easier way. Allora, per parlare appunto, quando devo pensare a quello che è accettabile e meno accettabile, quello che è più, quello che è meno, mi rifaccio a un professore americano che diceva che la qualità del vino è una risposta appresa. Cosa si intende? Le risposte apprese vengono date o per intelligenza oppure perché sulla base dell'esperienza, e è così che funzionano anche le istituzioni di formazione. Devono ovviamente insegnare il metodo, devono insegnare lo stile, devono insegnare le tipologie per portare la gente a diciamo accogliere il vino.
So let's move to the third flight. Passiamo al terzo. The idea here is maceration. L'idea qua è la macerazione. But what I wanted to show you here, and afterwards we will have orange wines as well. Ma quello che volevo mostrarvi qua, e poi avremo anche del vino aranciato. I want to stress with those two wines that when maceration is done in a very highly professional, knowledgeable way, Con questi due vini volevo appunto sottolineare che quando la macerazione viene effettuata in maniera altamente professionale, in maniera altamente competente, you get 100% clear cut nose. si ha un naso totalmente chiaro, 100% chiaro. Which actually means, in German they say Reintönig, in French they say franchise, in francese, frankness kind of, yeah. una franchezza. In italiano, franchezza, okay, franchezza. And what actually does it mean? You probably all know about it, Cosa vuol dire? Probabilmente lo sapete tutti. because this is the very important postulate that we have in the last 20 years. Perché è l'importante postulato a cui ci siamo rifatti negli ultimi 20 anni. On the international market, wine has to be such. It shouldn't have not even a bit of off flavor, shouldn't have any animal kind of, meaty off smell. There should be no oxidation, no reduction. Finally, it has to be kind of clear primary aroma or even secondary or tertiary without any so-called off smells. Allora, perché? Perché sui mercati internazionali non ci deve essere nessun residuo, nessuna sovrapposizione con altri, non ci deve essere ossidazione, non ci deve essere riduzione, ci possono essere note di profumi primari ma anche secondari e terziari che devono essere ben definite, chiare. And those two wines, à mon avis, they really show this genuineness. E questi due vini secondo me mostrano davvero questa genuinità. Though the body is high, the ripeness of grapes were high, and the structure of wine is pungent, full-bodied. Quindi il corpo sono corposi, hanno una certa gradazione e la struttura è cospicua. And there's one peculiar story with E c'è un aneddoto the Baguer, the Clet Burda wine. con De Baguer, il Clet Burda. The name of this wine is Motnik. Il nome di questo vino è Motnik, which comes from the pre-Christian times. che viene dall'epoca pre-cristiana, In English we say pagan. l'era pagana. Sì. Pagan wines, because at that place in Burda they use some Mediterranean herbs which they burn below the barrel. In Burda, in questa località, appunto per questi vini pagani, bruciano delle erbe aromatiche mediterranee sotto le botti. And this, this flame kind of comes into the barrel. E questi fumi penetrano nella And botte. they might give more or less touch to the aroma profile. E possono ovviamente influire sulle note olfattive del vino. Do you think, as you taste this wine, would you say that there is something on the nose that you would not expect? E assaggiando questo vino, degustando questo vino, direste che al naso c'è qualcosa che non vi aspettavate?
Not really, it seems so. Sembra di no. Nobody will think about the character that comes from some herbs or... Nessuno ha pensato a un carattere che potesse derivare da erbe aromatiche. Obviously not. Ovviamente no. Which is probably good for them because the sales are going up. Before, this wine was kind of more on a special kind of nose, you know. It was not just mineral and herbaceous. We usually said, oh, that's a kind of Mediterranean nose. But finally, the market was not that happy about it. So I guess now it's a single vineyard wine that proves on the international market that it's worth buying. E le vendite di questo vino stanno lievitando. Una volta era considerato un vino un po' speciale, non era del tutto minerale, non era del tutto erbaceo, si sentivano note olfattive mediterranee, ma adesso appunto ci sono delle cantine che stanno dimostrando, che una in particolare, che sta andando molto bene a livello di vendita. Sempre io. E Always me. io qua trovo un attimo, quando rimane in bocca, l'acidità bassa o il pH alto. In the mouth there's a low acidity or high pH. Toglie caratteristica al Malvasia. And that decreases the features of the Malvasia. Non so se perché continuo a sentirlo un po', però. And I keep La feeling chiusura that. tendenzialmente amarognola non è molto positivo quando si The fa. closing, bitter closing is not that I know. Si sente la deviazione Yeah. dalle Malvasie, che poi ce ne sono 10.000 Yeah. taste the Malvasie. difference from the other Malvasia type of wines. Questo me lo negativizza un attimino rispetto a quello che potrebbe essere. And this gets it more negative than what I expected. You will have the chance with the last flight to see even higher extreme on pH, but I will go back afterwards. Nell'ultima selezione avrà modo anche di sperimentare una selezione ancora più estrema per quanto riguarda il pH. No, va benissimo. It's very good. Yeah. Yeah. I'm here for that. I mean, the Malvasia Istriana in Slovenia is always on a lower side of acidity, no matter whether it comes near the Adriatic Sea, like Istria, so called, or maybe close to the Italian border, like Brda, Collio on the other side. E la Malvasia istriana in particolare è molto bassa di acidità, anche se effettivamente è vicino al mare. And quite often we taste Malvasia Istriana from Acacia barrel. But not this time. Spesso si sente Not this la time. caccia nella Malvasia istriana. This time it's oak only. Questo è solo rovere, No Acacia. non c'è acacia. But Acacia gives a special style, I'll say, La caccia conferisce uno stile particolare which is quite often understood as typical. che spesso viene Varietal. percepito come tipico della varietà. But in fact it's not. Ma non è. Siccome io sono giovane di 55 anni, cerco sempre di tirare fuori il vino. I'm a young man of Rovere, la 55 casa, and I quello always che look for the wine, not for the wood, for the acacia or the oak. Of course. Yeah. Certo. That's clear. You know, the first Australian came to Ljubljana International Tasting in 1983. And the Australians, the winemakers, famous ones, I shouldn't name the names, but nevertheless, they introduced a heavy oaky wines. At that time, our professor of enology, she said, this is no-go. This is a wine which was in an oak, not well maintained. Allora, i primi australiani vennero a Lubiana per appunto la fiera del vino nel 1983 e portarono dei vini molto barricati
il mio professore di enologia disse: questi vini sono stati invecchiati in barrique mal conservati. And then the guy said, well, that's a new vogue. We can sell lots of such typed wine with a heavy oak. In fact, the wines were woody, not oaky. E gli australiani ci risposero che appunto erano vini che vendevano tantissimo proprio per questa caratteristica, però in realtà i vini erano legnosi, non erano barricati. And as I've been quite some years, I function as a president of a panel at Mundus Vini, I can say that in the last 10 years I've noticed kind of less tolerance towards oak, but there is still quite a lot of tolerance for oak in general. Sono anche presidente di Modus Vini e negli ultimi 10 anni ho notato che è un po' diminuita la tolleranza verso il rovere, però non è scomparsa del tutto, ce n'è ancora tanta. Let's move to the next. Passiamo al prossimo. This was Lunar. Il Lunar. So we yeah. The fourth flight, which is Lunar, Il quarto è Lunar. should be decanted because this is the wine that keeps the sediment in a 1 liter bottle. Deve essere decantato, messo in decanter perché rimane un sedimento nella bottiglia da 1 litro. No, è il quarto. Lunar. Che poi è un? Sì. Is it number 7? Ne inquieta. Non lo sappiamo. Provate ad annusare i bicchieri vuoti adesso. Try and smell the empty glasses now. As I È l'otto. mentioned, you can empty the glasses of those 3 Sauvignon Blanc and smell the empty glasses then. Yes. Potete svuotare i Qui è bicchieri un. di 3 Sauvignon e poi sentirli al naso. Beh. So with the Lunar, as you can see, sedimentary wines, this is our best known wine thinker and wine magician in Slovenia. He went all over the world for years. He's selling wines really haut de gamme in the restaurants that are of high Allora, il praise. produttore è sia un pensatore che un ottimo produttore, è stato in tutto il mondo e vende vini di alta gamma nei principali ristoranti del mondo. He's saying he's always walking on the edge. E dice sempre che cammina sempre sull'orlo del precipizio. And when you smell this one, you probably know E why. al naso si capisce il perché. But Ma we shouldn't take wine as such a simple, such a simple attitude. Ma non possiamo prendere il vino con un atteggiamento così semplicistico. It's difficult after 8,000 years of wine civilization in Western Europe to produce something that would be original, new, different, interesting. E dopo 8.000 anni di cultura vinicola è difficile produrre qualcosa che sia totalmente originale, totalmente nuovo, totalmente diverso. I dare say that, of course, there is ascetic touch on the nose, no doubt about it. C'è un Acetic estery. Acetico. acetico, c'è un tocco acetico al naso, è ovvio. But if you put this wine for half an hour and at the very end you taste this wine again, you will find other quality attributes like, balsamico kind of, the beeswax, etc. E se si lascia il vino per una mezz'ora poi si trovano altre note di balsamiche, di cera.
And it's not because your nose is already adapted to this volatile aroma and that's why you don't smell it no more. E non è perché il naso si è abituato a queste note volatili e che quindi non lo sentono più. With lots of orange or similar type wine, Con tanti di questi vini aranciati o vini comunque affini, some wines can keep in a half empty bottle for 3 months. alcuni vini possono rimanere in una bottiglia a metà vuota fino a 3 mesi. And some die in about a week. Alcuni muoiono totalmente nell'arco di una settimana, But I have experienced with many Slovenian producers that they are very good in keeping the same sensoric profile over longer periods of time. e ho sperimentato con tantissimi produttori sloveni, devo dire che sono molto bravi a mantenere il profilo sensoriale a lungo termine. Any comments? Osservazioni? Può essere definito buono il vino. Can you define wine as good? Of course, when I introduced the idea of aesthetics into wine, Allora certo, quando ho fatto un accenno all'introduzione all'estetica del vino, I wrote an article in 1994 on aesthetics in sensoric tasting of wine. nel 94 ho scritto un articolo sulla sensorialità estetica del And vino. my fellow enologist said, Dusan, that's an interesting idea, but it's a rubbish. E i miei colleghi enologi mi dissero, l'idea è anche interessante, però fa schifo. And then there was a congress in 2004 on aesthetics in wine. E poi c'è stato addirittura un congresso nel 2004 sull'estetica del vino. A year ago, I asked Robert Joseph, he's a worldly famous guy who knows really a lot. He's from UK. He goes to every tasting worldwide. He sells wine all over the world. Really knowledgeable guy. And I said, you know about this quality debate issue and aesthetic? And he said to me, you know, Dusan, this is more just linguistic kind of debate. E Yeah. un anno fa ho chiesto a Robert Joseph, un all inglese wines. che è uno dei massimi esperti di vino, fa degustazioni in tutto il mondo, e gli dicevo appunto di questa idea del dibattito sulla qualità. E lui mi ha detto, sai Dusan, queste sono parole alla fin fine. And he said, simple as that. He said, the wine has to be good. E mi ha detto una cosa assolutamente semplice, il vino deve essere buono, But something has to stand out. però un segnale va inviato, qualcosa va detto. Now, if you think about the best wine that you have in your memory, Allora, se pensate al vino più buono, al vino migliore che avete nella memoria, di cui vi ricordate, or the wine that you just tasted a few days ago and you said, Jesus, this is really great, you know, I'm out of, I can't say a word more about them. oppure magari un vino che avete assaggiato qualche giorno fa e che vi siete detti, mamma mia che buono, cioè mi sembra è uno dei migliori che abbia mai assaggiato. And you go by the scores and you arrive to 98 points. E in quanto a punteggio arrivate a 98 punti. And then you say, why not 100? E dite, ma perché non 100? What happens to me is that at the very end, I always find a small detail. Why not? E quello che mi succede, cioè quello che capita a me, alla fine, ma proprio alla fine, trovo un piccolo dettaglio che mi dice no, non 100. And it's not because I'm trained as an enologist. So, you know, as an enologist, you always look for faults. E non è perché io ho una preparazione da enologo, perché gli enologi vanno sempre a cercare i difetti, But because there is no sublime, no excellent wine without this
lower kind of sensation. Perché non esiste nessun vino sublime, nessun vino eccellente senza questa sensazione di un pochino meno. It's about the same in art, in music, È lo stesso nell'arte, è lo stesso nella whatever, musica, wherever you think about it. qualsiasi cosa. And that's why I see little point in giving 100 points or 110 points even. Ecco perché secondo me non ha senso dare 100 punti o addirittura 110 punti. Because is 99 more than 98? Perché ad esempio 99 è più di 98? Of course it's more, but is it significant? Is that important? Ovvio che è di più, ma ha un significato, è importante. We are not that super tasters that we should say that the difference of wine point is crucial. E non siamo dei degustatori super per cui stiamo a guardare i punti o i mezzi punti. Io non ho mai dato un 100, ma per un altro motivo, perché dico sempre, può esistere qualcosa di meglio. Solo per questo. But if we think that way, in such a way, that's why the first sample, the first day, the first flight never gets high score. Ecco perché anche il primo vino assaggiato del primo giorno non ottiene mai il punteggio pieno, tutto il massimo. And if I would be selling wine or sending a wine for an international tasting, I would kindly ask not to be the first one. Ecco perché se dovessi vendere vino, se mandassi un vino a una degustazione internazionale, chiederei gentilmente che il mio non fosse il primo vino. Yes, please. Parlando di vini macerati e orange, qual è l'abbinamento col cibo che lei suggerisce? Perché Talking about maceration wine or orange wine, what is the pairing with food that you would advise? È una domanda che faccio spesso ai produttori che danno risposte molto diverse. I often make these questions to producers and they give me very different answers. To be honest with you, I'm not a sommelier. Per essere sincero, non sono un sommelier. I don't deal with this debate, I don't answer these questions, but maybe there's somebody in the room who would Quindi be... non mi addentro in queste discussioni, non posso rispondere alla domanda, però magari qua in sala c'è qualcuno che ti può rispondere. And here we have also the Abbiamo anche l'ICE. sommelier, Abbiamo anche il sommelier dell'ICE. qualcuno che può fare. Lascio parlare lei. Okay. What do you think? What would you propose? Cosa proponi? Lei cosa propone? alcuni mi hanno detto anche il sushi con i vini macerati. Ah. Some Okay. say sushi, What? Yeah. Alcuni formaggi, some others said cheese però or ham. alcuni mi hanno detto se il vino è buono e il cibo è buono non ti interessa. And some say if the food is good, well, and the wine is good, there's no difference. Yeah. You know this debate of aesthetics and quality. For me, that's very important because what I want to give you as a message, if we want to keep Vitis vinifera alive in Europe, we have to help her because the new varietals, which are interspecies varietals, are coming in. The PV varietals are coming in because of the climate change, because of various reasons and problems that we have in wine growing. E se But vogliamo tenere viva la vitis vinifera for in me- Europa bisogna dargli una mano perché stanno arrivando nuove varietà come la Pili, poi c'è anche il cambiamento climatico, ci sono vari problemi che riguardano appunto l'argomento. For me, the crucial thing is that the wine can't have a substitute, what I already mentioned. Per me la cosa fondamentale è che il vino non può avere un sostituto, non si può sostituire. For me, this is kind of number one topic, È un argomento prioritario which includes che comprende the definition of wine. la definizione di vino. You know, definition of wine by
by legislation, even within OIV, Office, International de la Vigne et du Vin, has changed over few decades, last decades. Beh, anche la definizione stessa di vino a livello legislativo, normativo, anche all'interno dell'OIV, è cambiata molto negli ultimi 10 anni. In 2007, with wine reform, we've got a new category of wine, which is actually simple, just wine, with the name of varietal plus vintage. Nel 2007 con la riforma è stata introdotta una nuova categoria che punta semplicemente al vino. Before 2007 you were not allowed to put a varietal on a label of a wine that was not or quality wine or vin de pays. Allora, prima del 2007 non era possibile mettere sull'etichetta del vino la varietà se non era appunto vino di qualità o se non era il cosiddetto vin de pays. So now the so-called zero wines are coming in without stanno arrivando questi cosiddetti without ABV, vini without zero. alcohol, without ethanol. Quindi senza etanolo, senza alcol, senza. But those products will be still named wine. Però questi prodotti vengono comunque denominati vino. And it will be a big concurrence to the, let's say, classical conventional wine that we know today. E ci sarà una grande conferenza su questi appunto grandi vini classici che conosciamo oggi. And let's now take a few more notes on the amber reality. The two wines that are Pinot Gris. Allora, Pinot guardiamo Grigio alle due driven. realtà ambrate che sono Pinot Grigio. You already see the color is a lot different. One is nearly reddish, the other is on a more amber brown side. Vedete, uno è più sul rossiccio, l'altro è più sull'ambrato. What I find as a crucial difference between two, Qual è again, la differenza fondamentale che rilevo tra i due? in a quality sense, that there I see there's again something wrong here, but A livello qualitativo, un attimo perché c'è qualcosa. yeah, on a presentation I see that there's the naming of wine, the name of the wine is again mixed. I'm sorry, Anche qua my mistake. ci sono degli errori nella denominazione del vino. But nevertheless, the Brandolin wine Il Brandolin has this character of 100% clear, clean nose. ha questa caratteristica di naso al 100% chiaro, definito. And what I find with the orange wine in general, all those wines, from my point of view, they attack you directly into cortex, directly into brains they come, because they exhibit something primordial. E devo dire che una considerazione generale su questi vini aranciati vanno direttamente alla corteccia, cioè arrivano direttamente al cervello. There is a lot of debate on how to put those wine into legislation. Si parla molto, c'è molta discussione su come inserire questi vini a livello normativo. The OIV has written the definition about 2 years ago. L'OIV ha redatto la definizione un paio di anni fa. And actually the only significant criteria is that it has to be in contact for a month. The definition doesn't say anything about color. It doesn't say anything about varietals or method of production. Allora, il punto centrale della definizione, il criterio che è stato adottato è che il vino deve essere in contatto per almeno un mese. Non dice nulla sul colore, non dice nulla sulla varietà, And non dice altro. as you Il see in metodo, the leaflet, come vedete one wine is produced within Crevery, un vino è prodotto a Crevery, so-called amphore, let's say,
prodotto in anfore. And that's where we find the reason for the nose that exhibits broader profile than the Brandolin, the clear cut one. Ed ecco perché al naso l'Eban ha un profilo molto più ampio rispetto al Brandolin. Any comments? Avete osservazioni? Are those orange wines something that you would buy on a regular basis? Voi comprereste sistematicamente dei vini aranciati? Yes. Are they popular in Horeca sector or in Italy or Nel elsewhere? settore Horeca in Italia sono diffusi, si bevono. In Istria? Northern Istria. Uh-huh. In nord, nell'Italia Nord-est. nord-orientale. They're also popular on the eastern side of the USA and slowly making its way west. Right. Anche negli Stati Uniti, nella parte orientale, e stanno gradatamente arrivando anche a quello occidentale. Do you think it's gonna be a vogue or it's gonna last? E pensa che sarà una tendenza del momento o sarà invece un prodotto destinato a rimanere? I think it'll last because some people are really, really passionate about it. Penso che durerà perché c'è tanta passione intorno a questo vino. Because the time is running, we would just have to go to the last pair. Il tempo vola, quindi dobbiamo andare agli ultimi. Now this is a rock and roll again. Anche qui siamo nel rock and roll. Yes, please do. Ho una domanda. I have a question. I macerati in Italia fanno un po' fatica, sbagliando, perché comunque sono veramente di livello. Maceration wines in Italy are actually struggling, and this is a shame because they're actually high-end wines. Ma c'è tanta concorrenza. Anyway, in Italy there's a lot of competition. Ma la domanda che volevo farle era, io vengo dal Carso italiano, lei che è un grande esperto di vino, e io bevo vini di Primozic, di Cante, di Zigaric, lei riuscirebbe a distinguere un Carso, ma non voglio fare una questione nazionalistica, veramente, non voglio parlare. Che differenza trova lei tra il Carso italiano e il Carso sloveno? Now, I come from the karst, and I do not want to talk about nationalism here. I really don't care. But what is the difference between the two parts of the karst? Proprio di cantina, perché il bianco sappiamo che è un vino del cantiniere, mentre il rosso è il vino del terreno. What is the difference Non in voglio terms fare of winery? politica, veramente non voglio I do not want to talk about the national Primozic e un sides. Simcic. What is the difference between Primozic and Simcic? I Ad also drink esempio, Cante sui macerati, ad esempio. on the maceration wine. Lei che è un esperto. You are an Che expert, a top differenza expert. coglie? What is the difference for you as an expert? Of course, I'm tasting those wines for years, as I said, and I am Li acquainted bevo da anni. with those wines, and I know that at the certain international tastings, I'm put as a president because they know that I'm tolerant to the new styled orange or any other wines. E nelle degustazioni internazionali spesso mi nominano presidente perché sanno che sono tollerante verso certi stili, certi tipi di vino come gli aranciati. But to say that with the orange wine we have reached a sales category and at the same time the technical expertise, I don't think we are there yet. E però parlando di vini aranciati penso che non abbiamo ancora raggiunto un livello critico, una massa critica in termini di categoria di vendita e in termini di conoscenze tecniche. And if you read
latest news from the scientific side, whether sensory science or psychology science on wine, I'm talking all about wine, you will notice that there is one crucial difference lately going on, and that is we understand wines as singular. It is not just that the wines are individual. No, they are one and only, like we. So when I interpret the wine, it's my interpretation today because it's singular, it's now and never again. Like the wines. To answer your question. Just a second. Allora, se si seguono appunto gli ultimi risultati scientifici anche a livello sensoriale, a livello psicologico, si arriva a in pratica è stato osservato che il vino si percepisce come unico, l'unico e inconfondibile, non è individuale ma l'unico di quel tipo, e quindi il vino non viene percepito come uno all'interno di tanti ma come uno preso da solo. In the case of Karso, Kras in Slovenia, or on the other side Vipava Valley, which looks like a small Napa Valley from California. E parlando appunto di Kars in sloveno, o Vipavana, la valle di Vipavana in Slovenia, che è una sorta di Napa Valley slovena. Within 5 kilometers in Slovenia, there are vast differences in microclimate. Vast Nell'arco differences. di 5 km, quindi entrando in Slovenia, ci sono delle differenze incredibili a livello climatico. Because of the different slopes, exposition to the sun, varietals. Perché la differenza di pendenza, le differenze climatiche, le varietà, l'esposizione al sole. Because we have 30,000 of small wine growers and each is doing his own original wine, each has his own philosophy. E abbiamo 30.000 viticoltori, ognuno produce il proprio vino e ha le proprie idee. That's why we do not have a proper style, the way I said at the very beginning, the style which has quality attributes to form a sales category. E ecco perché non abbiamo uno stile vero e proprio che possa andare a formare una categoria di vendita così nettamente definita. That's why I think there is little difference between, let's say, Zidaric and somebody else. Ecco perché magari. penso che ci sia una differenza veramente minima tra Zidaric e un altro produttore, non so. There are a lot of wines that are not like those two. There are a lot of wines, orange wines, that are oxidized, that are reductive, that has a lot of this animalic nose. Ci sono tanti vini non come questi, sono ossidati, sono ridotti, hanno questo naso animale come. With the orange wine there's another special sensoric characteristic which is masking. E con i vini aranciati c'è un'altra caratteristica sensoriale che è il mascheramento. And the science has not yet explained why this is going on. But la scienza non ci ha ancora dato una spiegazione. But the fact is that the wines change in a way, as I said before, if you let them for 3 months at the half-empty bottles, then you know about it. E perché appunto c'è questo cambiamento, come dicevo prima, se lasciate una mezza bottiglia dopo 3 mesi, comunque ritrovate un'altra esperienza sensoriale. So frankly, I think it's all about the producer. Onestamente penso che tutto dipenda dal produttore. At the very moment. Quindi non senti differenza tra casso italiano e casso sloveno. So to you don't see any difference. You know what? You don't see any difference If I am a Italian label and drinker, cars. if I see the label and the producer, then I can tell you a hell of a lot. Allora, se so il produttore, se vedo l'etichetta, allora ti posso dire. But if it's a tantissimo. double blind tasting, where I don't know a damn thing, I just see the color and I get the vintage and nothing else,
then I don't think that on an international scale I'm that good to say this is from Italian Carso and this is from Slovenian Carso. Frankly, I can't do that. Se vedessi l'etichetta del produttore ti direi di tutto di più. Se invece fossi in una degustazione in ceco e praticamente vedo solo il colore e ho l'anno della vendemmia, allora non sarei assolutamente in grado di fare distinzioni tra il Carso italiano e il Carso E dal sloveno. punto di vista internazionale, visto che c'è il collega americano, At international level, as we have an American ha più colleague brand here. il Carso italiano o il brand sloveno? Non ho capito, Ha più brand il Carso italiano what is o the il brand most sloveno? powerful brand? The Italian cars or the Slovenian cars? For sure on the North American market, it's going to be the well-known countries, old world. So France and Italy are the top two. Sicuramente in America settentrionale vanno di più i paesi che tradizionalmente sono produttori di vino, quindi la Francia e l'Italia. Carso italiano non esiste dunque. So the actual Italian cars does not exist basically. Non voglio fare I do not want to get into a dispute. Diciamo esterno, terzo, arbitrario, c'è una differenza tra il Carso italiano e il Carso sloveno. I was just wondering Solo if impartially there's Sure. a difference between Italian cars and Slovenian cars. I'm sorry, but I know that the time is Mi dispiace, gone. ma il sole And we il have just tempo è the finito. last two wines, the red ones. Abbiamo gli ultimi due rossi. So what I would like, just to say, the Refosco is one that is from the, let's say, haut de gamme, which is premium wine. Il Refosco è un'alta gamma, quindi Whether you like it or mercato. dislike it, it's treated like that. This wine got 94, 93 points and more from well-known international wine critics Che ti like piaccia o no, questo vino ha avuto un punteggio Like di Suckling, 93, etc. 94 in degustazioni internazionali. and this is a Pinot Noir, as the color nearly tells, E l'altro invece è un Pinot Nero. il from colore northeast dice, of Slovenia. nella parte nord-est della Slovenia. Attenzione, è girata una bottiglia che sapeva di capo, quindi There se was qualcuno a sapeva bottle cambiare, I'm and sorry. there io was l'ho a fatto cork. cambiare. I have it. It was reported and changed. Okay, it happens. Okay. Il Refosco. So this is a big difference, but what was my intention is mainly. C'è qualcun altro, mi permette? Sì. Perdoni se la interrompo. C'è qualcun altro in sala che lo vuole cambiato? o sta bene? Does anybody want the Refosco changed? Because there was a bottle with a cork tasting. What I would like to stress within two wines, as I said, both are characteristics in varietal. Allora, Characteristics. entrambi sono tipici della varietà. Refosco is typical for our Slovenian mind, and Refosco è tipico per la nostra mentalità slovena Pinot Noir is typical for the northeastern nose. e il Pinot Noir è tipico per il naso della zona nord-orientale. There is a nearly 2-point ABV difference. C'è una differenza di quasi 2 Per cento. 2% di contenuto alcolico. But when you taste those two, it's not that obvious. Ma quando si assaggiano non è così ovvio. I love this Refosco. Both wines have reached the peak. There's a question. Yeah. There's a. Okay. I thought it was. I'm sorry. There was a hand there for a comment. Qualcuno voleva fare osservazioni? Sì, signore lì. No, I just wanted to say that it was correct. Ah, okay. So those two wines, actually, one comes from the cool climate, production, Viene da una produzione a clima. and the other is close to the Adriatic Sea. L'altro invece è vicino al mare Adriatico. But Refosco is always packed with a lot of color, acidity, and tannin.
Il refosco ha sempre tanto colore, tanta acidità e tanto tannino. And the Pinot Noir is nearly the opposite. Il Pinot Noir è praticamente l'opposto. But the way it was mentioned before on the pH, you have it all in the leaflet. The pH are pretty high on quite a few wines among those that we tasted today. Prima che si parlava di pH, è tutto riportato nella brochure, ma sono quasi tutti vini con un pH molto alto. Ma questi rossi è importante, giusto che siano così. For the red wines, it is important that the pH is high. Exactly. They have enough tannins to do everything. And that is also something new to say about Slovenia. So the producers now know how to manage the malolactic fermentation. They can adapt to the international style if so needed. So those two wines can already be both sell internationally anywhere. E questi due vini possono, i produttori ormai sono diventati molto bravi anche con la fermentazione monolettica, sono molto bravi anche ad adattare il vino a livello internazionale se serve. And so I should be obliged to thank you for being a generous audience. Quindi vi ringrazio per I should thank to the Sommelier Association of Italia. Ringraziare l'AIS. Much obliged. Thank you very much. Grazie, sono molto And I hope you find some nice wines at the Slovenian stands in Hall B, in Hall 7. Appunto, B and D stand. Buoni vini nella Any comments available still? Altri commenti? Which glasses should we smell now? Which glasses should be open? Yes, empty. empty, The yes. Sauvignon Blanc ones, the three ones. I due del Sauvignon Blanc, i due. How much is the price for that? Do you know? About 34. Not that much. Yeah. Any news on empty glasses? Qualcosa da dire sui bicchieri vuoti? The 37 years is still a lot, isn't it? Il 37enne è ancora libero? 27 is good nose, all'olfatto, but it's not good. Ma Quindi buono al naso ma non buono in bocca. yes. No, è suo caratteristico, ha un profumo di noce che è qualcosa di incredibile. Sì. La noce proprio. You can actually feel the nut in the nose. Thank you very much and all the best. Grazie e buona giornata.